Cari amici del canale, quante celle abbiamo comprato di litio ferrofosfato e le abbiamo archiviate, le abbiamo nel nostro garage, nel nostro magazzino, in cantina, non si consumano mai e non si scaricano mai. Devono essere chiaramente celle di grado A, celle di alta qualità e la Mani, oltre a vendere queste celle, adesso vende anche i DIY box, ovvero questi box batterie sia pieni che vuoti. Ebbene, questo video riguarderà proprio come assemblare uno di questi pacchi batteria vuoti che compriamo con tutti i componenti elettronici ma senza batterie, perché proprio all'interno di questo pacco batterie dobbiamo mettere le nostre, quelle che abbiamo comprato, quelle che abbiamo a casa, quelle che abbiamo scelto. Ora, in questo box, in questo DIY box, ci sono all'interno già il BMS della Saplos da 200 A, c'è già l'equalizzatore attivo della JK, e la Mani molto umilmente ha seguito anche le indicazioni che ho dato io per andare ad assemblare questo box con questi prodotti di estrema qualità. Ragazzi, all'interno della confezione c'è tutto, ci sono gli isolanti di diversa tipologia, ci sono tutte le viti, tutti i bulloni, tutto quanto cavi, connessioni e quant'altro serve per creare questo box. Tutti possono farlo, seguite le istruzioni che darò in questo video e poi chiaramente adattatele a quelle che è la realtà che incontrerete. C'è la cella un pelino più piccola, mettete un isolante in più o un isolante in meno. Adesso nel video vi spiegherò tutto passo passo, anche fatevi aiutare da queste strumentazioni che vi presenterò, che sono semplici e sono molto utili, fondamentali per fare un lavoro a regola d'arte. Bene ragazzi, quindi andiamo a montare questo DIY box fai da te con le batterie che già avevamo a casa o che abbiamo comprato in offerta. Una buona visione a tutti ragazzi, e questo video entra proprio nella playlist dei mega storage, cioè in questo box che monterò le Lithium avremo una riserva energetica di quasi 16 kWh. È un box che pesa intorno ai 100 kg una volta finito e farà andare una casa intera. Per coloro che sono sulla media italiana, che è circa 10-12 kWh giornalieri, ebbene soddisferà la casa un giorno e mezzo. Per coloro che sono più energivori, un giorno. Per coloro che invece sono ancora più energivori, pensate e valutate la possibilità di mettere 2, 3, 4, 5, 6, vediamo poi quanti, in parallelo. Ebbene ragazzi, tutto secondo una logica, quindi su questo canale andremo a vedere come si fanno questi impianti, come si montano, come si realizzano questi impianti con grandi soddisfazioni, risparmiando sulla bolletta, avendo la propria corrente, non subendo i blackout e quant'altro, e soprattutto per cultura e passione. Seguitemi sempre in sicurezza, fate ciò che vedete nel video, ma poi adattatelo alle vostre circostanze, mi raccomando, e buona visione. Procediamo all'assemblaggio del box della Mani, completamente vuoto. Il box è di qualità, vi ricordo che in fondo, l'avete visto, ho fatto inserire quelle piastre di fine corsa in modo che possano collaborare con queste frontali per andare a stringere le celle in maniera totale. Quando si assembla qualcosa bisogna preparare il tutto, difatti qua vedete sul mio tavolo da lavoro c'è tutto l'occorrente e lo vediamo nei dettagli. Queste sono alcune spugne adesive, di solito le vendono di 4-5 mm, io ho fatto fare queste finissime perché la spugna non deve permettere alla cella di gonfiarsi, perché sennò abbiamo annullato il valore del box. Questi sono i busbar che già conoscete, di altissima qualità, tutti gli accessori di connessione. Questo è il JK, ovvero il bilanciatore o equalizzatore attivo. Qui abbiamo le altre parti di epossidico che vanno sui lati e sotto. Abbiamo questi PCB per le connessioni al BMS con i sensori di temperatura che sono 4. Abbiamo poi tutti i cavi per la connessione, questo per contenere le eventuali trecce di cavi. Questo è il BMS della Saplos, lo vediamo da qui, BMS da 200 A con le sue, vedete, aletti di raffreddamento, con i contatti, con tutti i MOSFET, insomma è molto molto di qualità. Queste sono le connessioni importanti che vanno sul frontale. Qui abbiamo
il monitorino che ci fa vedere l'andamento delle celle, che cosa succede, e qui tra viti e connessioni varie abbiamo quello che serve per il montaggio. Questo è appunto il JK fuori dalla scatola, e 2 A massimi, alcuni accessori come l'interruttore, il fusibile che va posizionato, dei cavi. Queste sono le maniglie alle quali toglieremo la plastica protettiva, sono di inox, e questo è tutto ciò che serve. Adesso vediamo gradualmente come andare a inserirli dentro il box della maniglia, in modo da fare un lavoro di qualità e che possa funzionare bene e per anni. Partiamo subito col montare i contatti. Questi sono i contatti, vedete che hanno la guarnizione anche nera all'interno. Questo è il positivo e questo, ragazzi, è il negativo. Non perdiamo la guarnizione e soprattutto non sbagliamo mettendole al contrario. Qui c'è scritto P-, vedete, e lì c'è scritto P+. Sono i 2 poli, quindi questi andranno posizionati così, con le relative guarnizioni. Chiaramente togliamo quella che è la protezione del contatto, quindi avvitiamo il contatto positivo e il contatto negativo in questo modo. Ovviamente sono 4 da avvitare con le viti specifiche. Queste, ragazzi, sono le viti da utilizzare e facciamo attenzione con le frizioni, se usiamo avvitatori elettronici, a non spanare. Praticamente dobbiamo inserire tutti i poli con le proprie viti strette in maniera logica. Una cosa importante è che questa barra deve essere posizionata in verticale, non in orizzontale. Quindi non metteteli così, ma posizionateli così. Ok? Una volta avvitati i 4 poli, adesso andiamo a togliere queste viti in modo da togliere tutto il frontale per installare il monitor e tutto il resto. Adesso andremo a montare il monitor, che è questo, con le 4 vitine, sono le più piccole che ci sono, vedete, sono queste qua, e andranno inserite in questi 4 alloggi per le viti. Ok? Inseriamo adesso nel foro questo che è l'interruttore col suo cavo e va stretto con una chiave del 14 in questo caso. Questo è il foro passante, ovviamente andiamo dal lato opposto. Togliamo sempre anche la plastichina di protezione. Posizioniamo adesso il cuore della batteria, il BMS. Questo è il BMS che vi ho fatto vedere all'inizio, molto bello, è uno dei migliori al mondo della 6 Plus. Ebbene, questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 i punti di contatto. Queste connessioni devono essere rivolte verso il polo negativo. Andiamo quindi a posizionarlo in questo modo e ad avvitare queste 6 viti. Un altro consiglio che vi do è quello di posizionare tutte le viti e dadi a gruppetti, vedete, viti, bulloni e dadi, tutti a gruppetti in modo da capire con quale gruppo state operando. Prima di fissare la piastra nel suo alloggio, che sono queste 1, 2, 3 connessioni, vi consiglio di spalmare esattamente i punti di contatto con questa, ragazzi. Questa è la miglior pasta al mondo in pasta di rame ed è un ottimo dissipante. Con questo il lavoro è veramente di qualità.
Ebbene, andiamo a prenderne un po' di questa e la spalmiamo direttamente qua. Vedete? Lasciamo uno spessore non elevato, minimo. Ne basta veramente, ragazzi, pochissima. Questo è un potere di dissipazione e di miglioria della connessione che è veramente incredibile. E dura tantissimo perché un barattolo di questi non costa poco, ragazzi. Però vi posso garantire che io ce l'ho oramai da moltissimo tempo ed è eccezionale. E andremo adesso a fissare i contatti. Lo stesso sarà fatto anche su quest'altro contatto. Invece che spalmare preferisco toccare, come vedete, su e giù, così rimangono delle montagnette che poi saranno spalmate bene con la connessione. Appoggiamo qui sulla pasta, questi sono i contatti, poi ovviamente avvitando si stabilizzerà il tutto. Vi ricordo di stringere in maniera chiara, serrando bene, ma senza spanare. Ebbene ragazzi, questa è la Aronix, è la miglior pasta conduttiva e dissipante che ci sia. È fatta di polvere di rame alle nanotecnologie. Veramente ve la faccio vedere qua da vicino. È veramente eccezionale ragazzi. E con questo andiamo a dissipare completamente, a migliorare la conduzione di quella che è l'elettricità all'interno dei nostri contatti, che siano fusibili, che siano piastrine, che siano contatti. Con questa andiamo a livellare quelle che possono essere le asperità, i piccoli rilievi che a occhio nudo non si vedono, ma che in una connessione fanno la differenza. Andiamo avanti ragazzi. Ho spalmato di pasta conduttiva anche i 3 contatti che vanno poi col fusibile al polo positivo, nonché la piastrina. Adesso andiamo ad avvitare dopo aver spalmato anche il fusibile di pasta conduttiva, lo andiamo a posizionare qua, però andiamo a sovrapporre una rondella di questa in dotazione, in modo da aumentare l'area di pressione. Mettiamo a questo punto la piastra positiva. Mettiamo adesso le 4 viti di tenuta, 2 sui positivi e 2 di là sui poli negativi. Stringiamo il tutto bene e abbiamo finito questa prima fase. Questo è il lato negativo. Seconda vite. Stringiamo il tutto. Inseriamo adesso il cavo, quello più lungo, nel connettore bianco. Dopodiché quello più corto, con i cavi bianchi, va inserito in quest'altro connettore. Adesso inseriamo il cavetto di connessione del monitor. Su questo lato va inserito qui. Sul BMS va inserito qua. Quando sentite il click vuol dire che è a posto. Adesso inseriamo il cavetto qua dell'interruttore, vedete? L'avevamo messo qui, lo prendiamo e il suo connettore esattamente sul BMS qua. A questo punto andiamo a chiudere i cavi all'interno di questa protezione siliconica.
Dopodiché abbiamo finito con il montaggio del frontale del BMS e delle connessioni. Queste sono della batteria e queste sono le connessioni dei due poli, positivi e negativi. Attenzione ragazzi, quando inserite il BMS l'avete stretto bene eccetera, ma quando lo inserite verificate sempre sul frontale se avete inserito bene tutte le connessioni, perché se queste connessioni vengono inserite storte potrebbero anche rovinarsi. Qui ci sono tutti i LED di funzionamento, questi sono gli switch per andare a settare master, slave eccetera, questi sono i CAN e questi gli RS485, ne ha due. Tasto reset, tasto di accensione e spegnimento, il display e adesso andiamo a posizionare anche i 4 tastini che ci sono in dotazione. Eccoli qua, i copritastini bianchi vanno semplicemente infilati e con una pressione non eccessiva inseriti bene. 1, 2, 3 e 4. Dopodiché li controlliamo e sono a posto. Che ne dite ragazzi? E avete fatto tutto voi in fai da te. Montato un box, tutte le connessioni interne col BMS, abbiamo messo la pasta Elerix che aiuta la trasmissione della temperatura, nonché migliora il contatto, quindi la conduttività. E questo è l'interno, questo è il frontale. Adesso vediamo come montare tutto il resto insieme alle batterie. Infilare la spirale siliconica può sembrare difficile, ma una volta capita la malizia è facile. Basta girare in punta, allungare leggermente e guidare dietro, vedete? In questo modo lei continua a girare entrando nella matassa di cavi. Quando abbiamo riempito tutto il cavo, l'abbiamo uniformato, vedete? E a quel punto rimangono i cavi ben compressi all'interno di questa spirale siliconica. Questa resiste alle alte temperature. Ecco qua. A questo punto abbiamo preparato tutto il nostro gruppo di gestione con BMS e lo togliamo, lo appoggiamo temporaneamente qui sul tavolo. Abbiamo tolto anche queste, ve le ricordate? Le barre che erano qui, in modo da liberare completamente il vano batterie. Prendiamo adesso i 6 pezzi di epossidico, di cui 2 sono più piccoli. Ebbene, i 2 piccoli andranno posizionati qua. Uno qui e l'altro qui. Questi faranno da fondo per le batterie. Invece questi 4 più grossi vanno a isolare e proteggere i lati, quindi destro, sinistro e idem da questa parte. Posizioniamo anche le maniglie, togliendo ovviamente la sua plastichina di protezione, e con le 4 viti andiamo a metterle nella posizione corretta, ovvero così. Ok? Adesso andiamo a inserire tutte le batterie. Vi ricordo che il polo positivo sarà qui a sinistra e qua ci sarà il negativo, è il punto di partenza, quindi all'opposto ci sarà qua il negativo e qua il positivo. Io sto utilizzando per questo box queste Ithium che avevo preso tempo fa, lo vedete nell'etichetta, sono da circa 300 e passa ampere ora, 301,855 per la precisione. Il polo positivo, ricordate, è l'opposto di quello che abbiamo visto per anni, di solito il nero è il negativo, invece il nero è il positivo sulle litio ferrofosfato. Andiamo a inserire quindi la prima batteria qui all'inizio e continuiamo così fino a portare tutto il pacco batterie andata e ritorno.
Ho inserito la prima batteria, vedete che qui la piastra di compressione l'ho fermata con i suoi 9 bulloni, però non l'ho stretto, ovviamente lo farò alla fine, questa è la distanza che mi permette. Di qui ho già attaccato il foam, cioè questa gomma sottile e rigida, non permette il rigonfiamento della cella. Possiamo sempre scegliere tra questa che viene data in dotazione, oppure questa di resina, oppure questa autocostruita che l'avete vista nel canale nelle varie forme del fai da te. Insomma, quando comprate un box e dovete costruirlo voi avete tante opportunità. Questo lo voglio fare con questo foam perché è adesivo, mi garantisce insomma una buona adesione con la cella, una buona compressione e vediamo poi come si comporterà nel tempo. Sapete che questo è sempre un canale di test. Quando abbiamo finito con tutte le celle, con in mezzo questa schiuma, il primo lo mettiamo così e anche l'ultimo, praticamente l'inizio e la fine, metteremo questi che fanno anche da spessore, perché dobbiamo sempre, vi dicevo all'inizio, compensare quella che può essere una piccolissima variazione di larghezza delle celle che acquistiamo. Qui parliamo sempre di un box autocostruito, ovvero compriamo il box e mettiamo le celle che vogliamo noi. Possiamo comprare le EVE, le REPT, le CALB, le Itium. Queste hanno dimensioni leggermente diverse che compensiamo così, con uno strato rigido, sempre con la gomma all'interno, in modo da dare sintonia a tutto il pacco batterie. In questo caso vedete che a motivo delle celle che ho utilizzato io, ho messo 2 strati di epossidico, sia davanti che dietro, in modo da dare rigidità a tutto il pacco. Vi ricordo sempre che c'è una certa flessibilità, ma l'importante è usare sempre elementi che possano chiudere alla stessa maniera. Ovviamente questa soluzione che avete visto è una soluzione che ho adottato per questo pacco batterie, avendo le celle un pelino più strette ho inspessito in questo modo. Chiaramente potete usare anche solo questi che sono più sottili e più rigidi, e chiaramente se usate questi all'inizio e alla fine potete anche mettere delle piastre di alluminio da 3, 4, 6 mm, una all'inizio e una alla fine, in modo da andare a recuperare quello che è la mancanza di possibilità di chiudere a zero in questo modo. L'importante è fare un pacco sintonico, cioè o tutte gomme che alla fine chiudono sul rigido, o tutti isolanti di questa tipologia in vetroresina che chiudono su anche 2 o 3 di questi per ogni lato, piuttosto che le barre di alluminio. Insomma, la versatilità è completa e nel fai da te adattatevi a secondo di quello che avete acquistato e delle difficoltà che potete trovare durante il montaggio. Chiaramente qui stiamo parlando di un pacco batterie che viene montato da noi, quindi parte da zero, compriamo il box e poi dobbiamo adattarlo alla tipologia di batterie e alla larghezza soprattutto che troviamo. Queste sono le Itium 10.000 cicli. Adesso ragazzi, senza fare errori, colleghiamo tutti i cavi dell'equalizzatore attivo, del bilanciatore attivo, senza connettere ovviamente il terminale. Questo è l'unico nero, lo lasciamo libero perché andrà attaccato qui insieme al polo negativo, e ovviamente l'ultimo rosso lo lasceremo staccato anch'esso perché andrà attaccato qua, che è l'ultimo positivo. Allora procediamo, vedete che qui di fianco al nero c'è il primo rosso, ebbene il primo rosso è il primo positivo, lo attacchiamo qua nel primo positivo della batteria, dopodiché prenderemo il secondo positivo, lo vedete, il numero 2, e lo attaccheremo dove? Qui al secondo positivo, ok? Pian piano questo lavoro dove non possiamo permetterci un errore. Se mettiamo un cavo al posto sbagliato, bruceremo il JK, cioè l'equalizzatore attivo. Una cosa da fare ragazzi, man mano che posizioniamo un cavo, dobbiamo mettere il suo dado, vedete? Questi saranno tutti i dadi dell'equalizzatore attivo. Quando poi posizioneremo il PCB per i contatti del BMS, ebbene qui metteremo sullo stesso polo il contatto del BMS con l'altro dado. Quindi ogni dado stringerà equalizzatore attivo e BMS e andiamo avanti così fino alla fine. Una cosa che ci tengo anche a evidenziare è che i terminali non sono piatti su entrambi i lati, ma vedete questo lato è piatto, invece qua no. Allora non possiamo mettere la connessione così, vedete? Perché sennò si crea
un possibile spessore fastidioso. Invece dobbiamo sempre attaccarci al polo così, vedete, in modo che vada ad allinearsi a 0, vedete? In questo modo va a 0. Se noi lo inseriamo nel bullone così, potrebbe anche succedere questo, vedete? Quindi connessioni sempre così, ok? Quando abbiamo posizionato tutti i contatti, inseriamo tutti i cavi all'interno della nostra guida, vedete? Sia di qua che di qua. Insomma, li abbiamo selezionati di destra e sinistra, ma sempre in maniera progressiva, come avete visto prima. A questo punto adesso li dobbiamo avvolgere con la solita spirale siliconica, partendo da qui, tirandoli e andando a avvitare la nostra spirale all'interno del cavo, in modo da continuare così, vedete? Poi, quando arriviamo a un certo punto dove c'è l'altro cavo, lo prendiamo e avvolgiamo anch'esso, vedete? In questo modo, andando avanti, tutto rimarrà su un'unica linea all'interno di questa protezione. Una volta montato tutto il cavo e le connessioni dell'equalizzatore attivo, lo lasciamo qua, non connesso ovviamente, e inseriamo sopra il PCB del BMS. Adesso andremo a collegare tutti i cavi sull'altro polo, sul secondo polo. Quindi tutti i poli liberi saranno quelli utilizzati dal BMS. Anche qui non dobbiamo fare nessun errore, però è facilitato dal fatto che sul PCB c'è scritto cella numero 3 positivo e cella numero 4 positivo, numero 5, quindi andiamo ad esempio questa è cella numero 1 positivo ed è esattamente il cavo è questo. Ora il polo positivo è questo, ma è anche questo di rimpetto, perché di qua abbiamo già connesso l'equalizzatore attivo, quindi metteremo questo cavetto qua. Quindi avremo un doppio utilizzo di tutte le connessioni. A questo punto, ragazzi, ho attaccato il frontalino della batteria. Vedete che qui le barre che avevamo connesso sono capitate perfettamente sul polo negativo e su quello positivo. Ho attaccato anche il BMS e questo, vedete, della cella numero 16 del BMS, quest'altro, e lì lo vedete, l'equalizzatore attivo è stato attaccato con i connettori bianchi. Chiaramente non ho potuto fare le riprese perché una volta agganciati questi non mi è più concesso di aprire questo perché rimane bloccato, il frontale rimane bloccato, proprio trattenuto da questi perni. Comunque avete capito che bisogna connettere l'equalizzatore attivo, è questo qua dentro. Ragazzi, non sbagliate, ma è impossibile sbagliare perché leggete, ci sono i numeri dal battery meno fino al 16 più. Insomma, è una cosa non troppo semplice per chi non ha dimestichezza, però ovviamente è fattibile. In questo modo risparmiate qualcosa, cioè comprate il box, avete già le batterie o comprate batterie che preferite, eccetera, e montate il vostro box. Ragazzi, vedete che sono fuori adesso gli ultimi due cavi del BMS, questo più corto che andrà connesso qua e questo più lungo che va connesso qua. Del resto, in questo caso non si può sbagliare, ok? Connettiamo quindi questo cavo in questo connettore. Vedete che il connettore ancora non l'ho fissato per avere un po' di possibilità di muoverlo in questo senso e lo inseriamo perfettamente qua. Perfetto. Adesso inseriamo questo in quest'altro connettore. Adesso ragazzi, prima di fissare il tutto e serrare le viti che abbiamo stretto a mano in modo da dare una connessione certa ma comunque relativa rispetto alla dinamometrica, andiamo ad accendere e vediamo cosa succede. Già abbiamo visto il funzionamento dell'equalizzatore attivo, vedete la lucina che lampeggia? Ebbene, questo è un buon segno, vuol dire che l'equalizzatore attivo sta facendo il suo lavoro, ok? Adesso andiamo invece ad accendere l'interruttore generale. Questo, come molti di voi sanno, ragazzi, è il momento clou di tutto l'impianto. Accendiamo? Ebbene, ragazzi, non si sono viste scintille, scoppi, scoppietti,
e quindi funziona tutto. Schiacciamo il tasto Enter e vediamo la batteria 52.13. Avviciniamoci un attimo con la telecamera e vediamo il display, ragazzi. In questo modo ho fissato bene i PCB, però guardate, ragazzi, le fascette che ho messo, vedete che il punto di aggancio e di taglio l'ho messo qua sulla destra, in modo che rimane la fascetta molto dritta e crea una superficie molto piana, vedete? Se invece lasciamo la fascetta sopra, a quel punto possiamo creare una sorta di cerchio che non la fa mantenere così dritta. Quindi sistemati i due PCB dove ci sono connessi il BMS ai poli, qui abbiamo una panoramica, ve la faccio vedere così almeno vedete un po' le varie sequenze, i vari fotogrammi che sono utili per capire come montare il tutto, vedete? Questo è il cavo rosso, sono disegnati, serigrafati i numeri delle celle, quindi non possiamo sbagliare la connessione, vedete anche di qua. Vi ricordo una cosa importante, ragazzi, vedete quel LED che lampeggia? Quello è l'equalizzatore attivo che è sempre in funzione. Ora consuma poco, ma consuma. Significa che queste celle che sono ferme da un anno, queste le ho prese nel 2022, ebbene sono scese di quasi nulla. Adesso poi le andremo anche a misurare. Ma con quel LED invece pian piano l'equalizzatore attivo che lavora può far scendere la tensione della batteria, il che non è sicuramente a vantaggio di uno stoccaggio. Fate attenzione a questo aspetto. Eventualmente se dovete stoccarle, sganciate quelli che sono i connettori bianchi dell'equalizzatore attivo, ovvero questi qua dentro, si vedono benissimo. Ragazzi, adesso voglio misurare qualche cella per vedere dopo tanto tempo, ormai è passato un anno da quando le ho comprate queste Itium. Ebbene, vediamo la tensione a quanto si trova. Misuriamo la prima cella qui, negativo, positivo, 3,24. Ragazzi, vediamo la seconda cella, 3,24,5. Vediamo la successiva, uguale. Cioè, ragazzi, dall'anno scorso non sono scese di nulla. Cioè, questa è una grande soddisfazione. Ora, questo non è dovuto solo alle celle buone, aspettate che spengo lo strumento, non è dovuto soltanto alle celle di qualità, ma anche all'ambiente in cui le dovete conservare, quindi l'umidità fondamentalmente, la presenza di situazioni che possono scaricarla, quelle sicuramente la fanno durare meno. Però ragazzi, avete visto, a distanza di un anno ancora mantiene la tensione originale. Non ci resta adesso che agganciare anche i nostri bulloni M8, due sul negativo e questi altri due sul positivo. La batteria è pronta per essere utilizzata. Poi, ragazzi, nei video successivi, sempre con i dovuti test, andiamo a vedere come connettere questo pacco batterie in parallelo. Adesso andiamo a serrare, ragazzi, in maniera appropriata. Io per questo scopo utilizzo questa dinamometrica, molto buona, professionale, ha un costo, devo dire, non esagerato per quello che vale, e uso questa chiave bloccata di qua, quindi avvitare, inserisco questa, vedete, in modo che non esce più, poi metto il suo adattatore per le varie dimensioni e poi inserisco la chiave del 10. Ok? In questo modo vado a serrare. Chiaramente questo poi bisogna imparare a usarla, schiacciando il C si resetta, e la chiusura che io faccio, ragazzi, è 7 newton. Vedete che nella programmazione l'ho impostato qua, 7 newton e non di più. Volete fare 8? Ma è già tanto, ragazzi. Non fate più di 7-8 newton. Ok? Andiamo a vedere un attimo come funziona la chiusura. Allora, resettiamo il valore che abbiamo impostato a 7. Questa dinamometrica funziona così, la inseriamo, a
questo punto noi iniziamo a stringere, ovviamente senza toccare questa zona, ma solamente la chiave. Noi stringiamo finché lei arriva, vedete i newton come salgono? Quando arriva a 7, anzi prima, lei comincia a suonare. Fate attenzione, Sto andando piano per farvi vedere, scusate, la sposto in modo che possiate vedere meglio. Ebbene, io stringo. Quando arriva a 6, sentite che suona? Adesso sta suonando fisso. E adesso siamo a 7. Basta. Se sgancio lei si resetta. Ci mette un attimo. Bene. A questo punto vi rifaccio vedere, questa che ho stretto a 7 era 7.1, io ristringo, guardate che inizia a suonare un beep lento, poi più frequente, poi fisso, attenzione, perfetto, vedete? Quindi è una chiave molto precisa e io non voglio fare più di 7, ragazzi, la connessione qui l'ho misurata io, è veramente certa, è una connessione buona. Se volete fare 8 potete anche farlo, ma i produttori stessi per queste batterie e per quanto riguarda i busbar consigliano 7. Ragazzi, quando li abbiamo fatti tutti, poi dobbiamo ripassarli tutti anche 2 volte e senza ovviamente avere fretta e verificando sempre che si sia azzerato qui attraverso il reset. Solo in questo modo avremo una chiusura veramente efficace e non rischiamo magari per leggerezza di spanare. Ebbene ragazzi, la chiave dinamometrica che vi consiglio è questa. È quasi professionale e non costa tanto. La cosa bella è che è digitale e c'ha i vari suoni di arrivo come avete visto nel video e potete impostare tanti livelli di chiusura. Io ho impostato per queste batterie 7, potete fare massimo 8. Con questa chiave voi praticamente andate a usare una delle vostre chiavi a cricchetto classica e la inserite e dopodiché avete anche 2 tipi di adattatori che vi danno la possibilità con questa confezione di poter mettere la chiave a misura, la chiave a tubo a misura che volete. Vedete, aggancio piccolo, questo aggancio grosso che è quello che ho utilizzato io con la chiave a tubo numero 10. Ragazzi, questa è molto carina. È molto sensibile. Quello che vi consiglio è di non comprare delle chiavi che hanno un range alto, tipo da 10 a 200, quello va bene per le biciclette. Questa invece ha un range molto contenuto, che è esattamente quello che serve per le nostre batterie e potete chiudere anche altri bulloni di tutto l'impianto. Quindi è una chiave che parte proprio da una misura piccola per arrivare a una grande. Non potete usare una chiave 10-200 e sperare di arrivare a 8, non è appropriato. Bene, questo è un bel prodottino, ve lo faccio vedere da vicino anche se l'avete visto in fase di lavoro ed è bella, la consiglio, c'è il link ovviamente in descrizione. In questo video abbiamo visto anche la pasta dissipante della Aronix, tutti i prodotti di qualità. Andiamo avanti perché stiamo arrivando alle fasi finali della chiusura di questo box. E per ultimo posizioniamo il nostro coperchio, ok? Posizioniamo quindi tutte le viti e poi mettiamo i nostri 4 tappi, che sono quelli di chiusura qua. Ok? In dotazione ovviamente per evitare contatti ci sono anche le protezioni sui poli che vanno applicate così. 1, 2, 3 e 4. Vi ricordo anche che c'è il cavo per la connessione, in modo che possiamo settare i dip switch per stabilire in caso di parallelo quale sarà la batteria master, la batteria slave, e qui abbiamo le 3 uscite CAN LRS485 per quanto riguarda poi le varie connessioni dirette sia con gli inverter che con i computer e quant'altro. Questo è il tasto reset che serve a resettare in caso di blocco. Qui c'è una spia, un LED che è run, cioè ogni tanto lampeggia per indicare che tutto va bene.
questo è alarm, quando è rosso c'è qualcosa che non va, e questo è il SOC, cioè lo state of charge, i 4 LED spento più 3 che vanno, che indicano il livello della batteria, così a livello approssimativo. Bene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo video. Ci tengo a dirvi che al magazzino di Milano, presso l'azienda che rappresento su questo canale, ovvero la Mani, sono arrivati anche i pannelli. Sono pannelli della Ginko e sono da 440 watt e da 550 watt. Quindi questa volta abbiamo la possibilità di scegliere anche una dimensione più piccola rispetto ai 550, e la Mani, per adattarsi a quelle che sono state le mie proposte e anche tutti voi che avete detto sono troppi 31, un pallet è troppo grande, ebbene ha fatto delle confezioni che sono anche più piccole, quindi si parte da 6 pannelli per andare avanti in base alle vostre esigenze. Che cosa c'è nel magazzino della Mani adesso? C'è anche il box già pronto, classico da 48 volt, ovvero 51.2 nominali, da 125 ampere. Quindi se uno vuole un box un po' più piccolo per una casa più modesta, una baita, ebbene al magazzino di Milano ci sono anche questi già belle pronti. Ragazzi, è tutto per questo video, tante cose, un video lungo però con tantissimi dettagli. Se lo guardate, lo riguardate facendo le opportune pause, potete anche voi creare il vostro impianto fotovoltaico con le batterie litio-ferro-fosfato. Vi ricordo che queste non bruciano, non scoppiano, sono delle batterie sicure e quindi per tutti gli impianti, anche in casa vostra, ovviamente avete questo vantaggio. Chiaramente dovete sempre avvalervi di esperti, i miei video sapete che sono tutti test, sono cose che faccio oramai da tanti anni, quindi per me è facile, ma voi lavorate sempre in sicurezza attraverso amici competenti. È tutto per questo video ragazzi, spero vi sia piaciuto veramente e ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi al canale, buona visione per il prossimo video.